Da muro a muro è il titolo di questa puntata perché invece di pensare a una discesa giù verso valle, noi pensiamo a una velocità trasversale rispetto al pendio che deve essere trasformata per mezzo di un appoggio solido a velocità in attraversamento nell'altra direzione. Una volta da questa parte, una volta da questa, è come andare in un grande corridoio appoggiandosi al muro da una parte, al muro dall'altra, al muro da una parte, al muro dall'altra, e questo deve essere un pochino il succo del nostro discorso e un modo possibile di interpretare la nostra sciata. Abbiamo parlato in una delle precedenti puntate di visualizzare un corridoio entro il quale stare andando a lambire i bordi di curva in curva. Consideriamo non tanto la nostra discesa verso il valle, ma consideriamo invece la velocità trasversale rispetto al senso della discesa. Questo è un aspetto molto importante, soprattutto per gli sciatori già di un certo livello che vanno già a velocità sostenute. In pratica cosa succede? Che noi abbiamo una velocità, in questo senso supponiamo di 50 km all'ora, la dobbiamo trasformare in velocità uguale 50 km all'ora in senso opposto. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo trovare in questo punto come un muro sul quale creare il contrasto e l'azione che ci respinge, le forze che ci respingono nella direzione opposta a quella di entrata. Quindi questa puntata l'abbiamo chiamata da muro a muro perché un esercizio molto interessante è quello di immaginare proprio di fare la nostra discesa andando a rimbalzare da un muro a muro, e questo muro lo troviamo al passaggio degli sci sulla massima pendenza. Quindi la fase forte, interessante, e l'unica direi che ci interessa è questa, cioè quella del secondo terzo di curva, la parte centrale dal punto di attacco, punto di passaggio sulla massima pendenza, punto dove si comincia a sganciarsi da quella traiettoria poi, perché questa curva praticamente è finita. Molto molto importante, mentre si va a impattare il muro, quello di avere lo sguardo che visualizza il muro successivo, e questo dà tutta una dinamica alla nostra azione con un buon anticipo motorio, e la sciata comincia a diventare veramente dinamica, con l'unica preoccupazione di trovarsi in equilibrio perfetto in questo impatto contro il muro, equilibrio che in grandissima parte sarà spontaneo. Ci sarà chiaramente il problema di riuscire a far sì che i nostri piedi creino una buona presa di spigolo, e quindi soprattutto, qua siamo in una curva a sinistra, il nostro piede esterno sappia convogliare tutte le forze in questa zona dove la lamina intaglia il terreno, e che lo sci interno e il piede interno collaborino con un'identica presa di spigolo, seppur con minore carico. Possiamo immaginare questo corridoio come una strada che ha una scarpata da una parte e una scarpata dall'altra, e noi stiamo facendo delle curve da una parte all'altra, ed è ovvia la necessità di vincolarci perfettamente per non cadere giù dalla scarpata, e quindi ci troveremo in curva a sinistra su questo bordo e in curva a destra su quest'altro bordo, con questo assetto del corpo e con questo assetto dei piedi che faranno in modo di incidere bene il terreno. Un'altra immagine che ci possiamo dare è quella di essere su un canale, un ruscello diciamo, e avere dei punti di appoggio, dei sassi in corrispondenza dei punti che avevamo immaginato prima, e noi dobbiamo andare a prendere appoggio su questo sasso per
saltare poi su questo per saltare su questo. Ci rendiamo conto che il centro dell'azione è proprio questa zona ed è questa l'unica preoccupazione che dobbiamo avere: arrivare in equilibrio e con il piede che sa fare presa e con lo sguardo verso il balzo successivo, in modo che mentre prendiamo appoggio su questa zona noi già programmiamo l'appoggio della curva successiva. Da questa discesa appare veramente evidente e lampante questo appoggio su un muro che è praticamente orientato verso la massima pendenza e che noi andiamo a lambire, ci appoggiamo e ci facciamo rilanciare dalla parte opposta. L'abbiamo visto bene nella discesa di Simone Idalin, lo vediamo bene anche in questa di Davide Cervini, e adesso andremo a vedere la discesa di Simone Idalin rallentata e possiamo vedere bene che la fase di ingresso in curva, di cambio e di ingresso in curva, è una fase di preparazione a quella che sarà poi la fase di appoggio sul muro e rilancio nella nuova direzione, e quando lo sciatore va ad abbandonare una traiettoria comincia appunto la fase di programmazione dell'appoggio sul muro successivo. Questa è la zona di attacco curva e quindi si sta per impattare il muro, il corpo si è preparato con l'inclinazione giusta, si dà tensione muscolare in modo da reggere l'impatto con il muro, e lo sguardo e l'orientamento di busto, ginocchia e di tutta l'azione è verso l'uscita della curva, e questo anticipo con lo sguardo, che è una cosa assolutamente ovvia, è quello che ci consente poi di esprimere un'azione che, mentre ci dà il risultato per quella curva, ci porta anche ad avere un'uscita dinamica verso la curva seguente. Qua vediamo Oriano Rigamonti su una pista con neve nuova, ancora non ben consolidata. La tecnica è sempre quella, l'azione è sempre quella, l'appoggio sul muro è un appoggio meno forte, con meno tensione muscolare rispetto a quello che potrebbe essere su una neve dura, però diciamo le modalità sono le stesse, cambia chiaramente il feeling con il terreno, in modo da non dare eccessive pressioni su un terreno morbido e su un terreno duro da dare le pressioni che servono e non darne meno del necessario.